Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo come ricavare il pigmento dalle pietre. Naturalmente non sono un geologo o un esperto in questo. In questo video vedremo come ho agito distinto per estrarre il pigmento dalle pietre. E sono anche d'accordo con le persone che mi diranno ma che senso ha, basta comprare il pigmento e il gioco è fatto. Sarò io forse troppo romantico da questo punto di vista, però l'idea di aver preso delle pietre, averle lavorate, estratto un pigmento che poi andremo a utilizzare nella pittura, un valore aggiunto alla nostra arte, che restituisce un valore a quelle pietre, a quel pigmento che noi abbiamo scelto, noi abbiamo interrotto la sua vita da pietra per dargli un valore, dare un valore nuovo. Deve piacere, bisogna essere amanti dell'arte da questo punto di vista per apprezzare una cosa del genere. Quindi naturalmente se mi vieni a dire che è uno spreco di tempo, di energie, probabilmente sì, ma se ti piace non vedo quale sia il problema. Per iniziare abbiamo bisogno delle pietre tipo queste, no? Dove ci sono queste parti più scure, marroni, naturalmente dipende dal pigmento che è attaccato alla pietra. Pestelli duri, resistenti e forti, setaccio medio e fine, naturalmente vasetti, contenitori per appoggiare e mettere le cose che andremo a fare. Naturalmente sono andato un po' ad intuito, come ho già detto, nel scegliere le pietre, e non tutte le pietre sono adatte. Per prima cosa ho iniziato a pulire le pietre mettendole nell'acqua e con un vecchio spazzolino ho appunto rimosso l'eccesso di terreno presente sulla superficie. In quei giorni i miei vicini non sono stati molto contenti perché poi con un martello ho iniziato a battere, cercare di far rimuovere quella parte marrone scura colorata che vediamo dalla pietra. Quindi ho rimosso le pietre più grosse, quelle che appunto non contenevano pigmento, mentre la parte marrone, il pigmento, l'ho messo nel pestello. E ho continuato la procedura cercando di pulire le pietre, rompere ed estrarre. Io consiglio di utilizzare un pestello in marmo, questo lo potete acquistare anche su Amazon a un prezzo molto basso in realtà, ed è molto duro e resistente, oltre che essendo molto pesante ha questa gomma qui, proprio non si muove, quindi è ottimo per queste cose. Ho aggiunto poi un po' di acqua nel pestello per aiutarmi a schiacciare e a far gonfiare un po' il pigmento. Gonfiandosi, ho pensato, diventerà più morbido e quindi ho iniziato a pestare tutto quanto. E divido poi in porzioni il composto perché era troppo, e considerate che se si trovavano poi pietre più grosse era molto più difficile schiacciarle. Quindi divido la poltiglia in porzioni più piccole e le schiacciavo poco alla volta. Dopo aver passato il pestello, prendo il composto e lo metto sul marmo e vado a utilizzare il pestello che utilizzo per macinare i pigmenti per rendere ancora più fine la polvere. Quindi prima con questa parte, anche se poi andrò a utilizzare anche l'altra parte, vado prima a schiacciare e poi proprio a pestare come se stessi facendo del colore ad olio. Perciò ad intuito quello che mi sembrava pronto, più fine come pigmento, l'ho versato nel contenitore. Perciò ho continuato questa operazione fino a quando non ho riempito tutto il vassoio e lascio asciugare fino a quando l'acqua non evapora completamente. Dopo alcuni giorni in cui si era completamente asciugato, ho iniziato a staccare il pigmento dal supporto e raccoglierlo tutto nel pestello. Quindi ho messo tutto nel pestello e ho macinato nuovamente il pigmento, che ormai comunque era diventato quasi pronto. E adesso vado a prendere due setacci, uno con dei fori più larghi e uno con dei fori più piccoli. Dovrebbe avere un nome anche la grandezza della trama dei setacci, ma veramente sono ignorante in materia e quindi eviterò di dire fesserie. E inizio praticamente a setacciare il primo con quello grosso, poi successivamente con il setaccio più piccolo, perché comunque alcune pietre più piccole si erano depositate e quindi provando e riprovando più volte sono riuscito a rimuovere una buona quantità di eccesso, insomma, di queste pietre, che in realtà fungono da inerte poi nel pigmento, però meno ce ne sono, meglio il pigmento prende.
io vi consiglio di non insistere nel setacciare. Quello che cade per primo è il pigmento perché è molto più sottile, passa prima nel setaccio. Il resto, se noi andiamo a sforzare, tenderà a cadere. E quindi da quella prima parte ho ottenuto questo. Naturalmente poi alcune porzioni d'acqua che contenevano del pigmento le ho messe in questa ciotola così praticamente, e da essere quasi piena fino a metà si è ristretta. E naturalmente questo pigmento risulta essere ancora più fine perché è proprio il pigmento che si è depositato sul fondo senza però porzioni, perché era come se fosse acqua colorata, e questo lo andremo poi a schiacciare e a provare a realizzare un colore. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video in cui vado a utilizzare questo pigmento o in cui vado a testare il pigmento che abbiamo ottenuto. Richiudiamo tutto in un barattolo e il nostro pigmento è pronto. Questo pigmento è un pigmento fine, naturale, fatto da sé, quindi secondo me ha un valore aggiunto. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Grazie se hai visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace se questo video è stato d'aiuto, se ti ha ispirato, un commento per condividere la tua opinione e di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.